La gamma si compone di ben 22 modelli, dagli scooter alle super sport, dalle custom alle adventure. Naturalmente però sul mercato italiano l'attesa maggiore è per la gamma adventure. Ciao a tutti, benvenuti qui su Red Lab. Come potete vedere siamo sempre qua per fare i nostri talk in attesa di preparare il nostro ufficio. Ci mettiamo un po', però abbiamo tante presentazioni, insomma poi arriveremo. Edoardo Margiotta con me, faccio io un po' l'anchorman oggi invece di Marco, perché siamo andati a provare un po' di moto, anzi sei andato a provare un po' di moto. QJ è un brand, sappiamo, cinese, proprietario peraltro del marchio anche Benelli, che però adesso arriva in autonomia sul mercato italiano con un'offensiva importante, sì. 5.000 moto da piazzare entro la fine dell'anno, 22 modelli in gamma, insomma, ovviamente sì. Sfornano moto come se fossero panini alla mattina, e tra l'altro moto anche di grande successo, perché ricordiamo che la Benelli TRK 502 e adesso la Benelli TRK 702 sono delle QJ di fatto, no? QJ arriva quindi, come si posiziona sul mercato? Lo dico io, poi dopo ti lascio la parola. Vuole posizionarsi con dei prezzi molto competitivi, con una dotazione leggermente più ricca del concorrente, diciamo, italiano, di cui lei non ha il marchio, il brand. Piacentino. Esatto. Presentazione complicata, tra virgolette, complicata nel senso che avete tante moto da provare. Sì, no? esatto, perché appunto la gamma si estende su 22 modelli, dagli scooter alle super sport 800 passando per le custom, ma il cuore della proposta di QJ Motor sono le adventure. E infatti il primo momento stampa è quello dedicato all'adventure, in particolare sono tre i modelli che abbiamo provato: SRT 700, SRT 800 ed SVT 650. Diciamo che questo evento è stato per dire siamo esatto. Arrivati, questo è quello che vi potrete trovare dai concessionari a breve, anzi forse già ora, sì. E ovviamente c'è interesse, perché nella nostra comparativa delle crossoverine dove c'era Morini, dove c'era Benelli, molti nei commenti avete scritto: ma perché non ci avete messo esatto. La QJ non era ancora disponibile, adesso è arrivata, probabilmente l'abbiamo provata, l'hai provata brevemente, ma poi probabilmente ci ritorneremo su. E poi c'era grande, ovviamente, diciamo che ti sei concentrato su quelle più interessanti secondo sì. noi, che sono la 650, la 700 e la 800, che è la Benelli mai arrivata, vogliamo chiamarla così? Esatto, sì, perché poi già l'anno scorso si parlava di questa Benelli 800 che poi in realtà arriva ma con un altro marchio, QJ Motor. Benelli infatti è un brand di proprietà di Geely, che è la capogruppo, che tra l'altro possiede anche Lotus, Polestar e Volvo, quindi parliamo di un gruppo veramente importante. Però appunto l'800 arriva con il marchio QJ Motor, un marchio che deve farsi conoscere in Italia e ha un obiettivo di vendita importante, questi 5.000 pezzi, di cui parecchie migliaia sono già arrivate, sono già state scaricate le moto, sono presso la rete di concessionari, le consegne sono iniziate, le concessionarie sono 70 ma diventeranno 100, quindi questo dà un po' l'idea, diciamo, dell'offensiva sul mercato importante. Poi bisogna convincere il cliente, diciamo, esatto, a comprarla. Perché qui c'è un problema di fondo, cioè che il marchio è completamente sconosciuto in Italia, comunque ha una notorietà veramente limitata. Dall'altra parte c'è Benelli, che in questi anni ha ottenuto veramente dei risultati eccezionali, si può dirlo, sì. Che però appunto ha una notorietà che è, diciamo, concentrata in Italia, mentre invece l'idea di QJ è di lavorare sul mercato europeo. Le moto che abbiamo provato sono, per quanto mi riguarda, quelle con la ruota anteriore da 19 pollici, che ci sembrano le più interessanti e anche le più versatili, perché ricordiamo che sia la 700 che la 800 sono proposte sia con la ruota anteriore da 17 che con la ruota anteriore da 19, mentre la SVT 650 arriva con la ruota anteriore da 19 e non ci sono altre opzioni. Allora, perché stiamo facendo questo talk? Ovviamente la prova è durata una giornata, 3 moto in un giorno, sì, chilometri un po' veloce, ecco. Molto veloce, non ci sembrava il caso di fare una prova approfondita, anche perché le prove approfondite noi le facciamo provando le moto per più chilometri. Esatto. Quindi facciamo un overview sui modelli, no? Io volevo titolare questo video QJ perché sì, perché no, perché comunque sì, è un tema, secondo me, un po' sdoganato, quello del marchio, perché sono arrivati tanti marchi negli anni, GF, certo. Vogue. Onestamente io devo dire, io pensavo, ma insomma chi se le da noi il brand ha ancora un peso. Sì. In realtà
Non è proprio così, perché Zontes, per esempio, cioè molta gente guarda magari un po' più la Valuta, sostanza, comunque vuole eccetera, provare, eccetera. vuole Quindi avere diciamo che in un'idea. questa fascia di prezzo qui, più forse tra la 650 e la 700, che Sì, sull'800 che comincia a giocare già una partita un po' magari più difficile, c'è, insomma, il marchio conta il giusto, praticamente. Quindi uno vuole spendere poco, vuole la moto, adesso c'è esatto. tantissima voglia di moto, vuole andare in giro con una moto senza spendere un sacco di soldi e quindi in quell'offerta lì, Magari diamo un'idea dei prezzi, sì, perché la sì. 700 con la ruota da 17 costa 7.250 a franco concessionario, con quella da 19 7.490, che è diciamo la rivale diretta della Benelli TRK Sì, 702, stesso prezzo stesso proprio. prezzo. Cioè, proprio. Sulla dotazione poi possiamo dire che Benelli è in promozione con valigie laterali bauletto fino al 30 aprile e QJ monta di serie questi E accessori. in più, forcella In più regolabile, pinze forcella Brembo, regolabile, pinze Brembo su QJ che non ci sono su Benelli. cioè, quindi puntano anche, questa qua è un po' un classico, no, Sì. dei costruttori cinesi, è una cosa di cui io vado a parlare anche con molti giapponesi o anche europei, cioè il cinese vuole, come dire, certificare la sua qualità usando componenti di Sì. qualità, perché Pirelli di gomme, Brembo. Pirelli Metzler, Maxis, Brembo per i freni, Marzocchi per la forcella, Quindi comunque cioè, non sono nomi. è, dice, la cinesata, però c'è su roba italiana. Sì, esatto. Quindi questa cosa qui, mentre capita, per esempio, di trovare brand europei molto blasonati dove la pinza è no brand, Sì. il cerchio è quello che è, la forcella è un'altra roba. Cioè, quindi per far vedere che guarda, che stiamo facendo un buon lavoro, mettono dentro anche BS Bosch. Sì, Cioè, quindi, esatto, cioè, esatto. Anche se non è detto che poi il risultato. sì, il risultato finale sia poi necessariamente buono, diciamo che dipende da molti fattori. Comunque diciamo la 700 è allineata sostanzialmente a Benelli con una dotazione leggermente migliore. L'800 si sposta su una fascia di prezzo superiore, infatti nella versione con ruota da 17 costa 8.880 e in quella che andrà presumibilmente per la maggiore, cioè la versione 800 SX con ruota da 19, 9.590 euro, quindi si avvicina un po' alla soglia psicologica di 10.000 euro che cominciano a far riflettere un po' di più, magari lì la marca potrebbe avere un peso maggiore. Beh sì, anche perché c'è gente, Ci sono sono dei brand concorrenti interessanti, esatto. interessanti, però l'interesse è altissimo intorno a Sì, questa anche moto perché qua. c'è invece la 650 che si differenzia essenzialmente perché ha il motore bicilindrico a V, mentre invece il 700-800 hanno un bicilindrico in linea, che è diversa anche esteticamente, certamente più originale della 700 e dell'800 e potrebbe diventare così un po' la sorpresa, secondo me, della gamma QJ di quest'anno. Cioè, si punta molto su 700-800, però magari la 650 che costa 7.490 euro, quindi è allineata, e ha una potenza intermedia tra la 700 e la 800 perché ha 76 cavalli di potenza, potrebbe essere un po' la sorpresa, moto diversa, Un più po' originale. l'anti-V-Strom, Esatto, possiamo potrebbe dire. diventarlo. Tra l'altro mi dicevi la sella è cioè quindi il tema è sempre ma tocco bene, non tocco bene, con la Sì, ok, 650 no, mi sembra che. si tocca fin troppo bene nel senso che c'è una progressione di altezza sella curiosamente in base alla cilindrata, quindi sulla 650 la sella è a 795 mm, veramente bassa, sulla 700 è a 825, sull'800 è a 835. Si tocca benissimo su tutte e questo facilita soprattutto perché non sono moto leggere, per l'800 parliamo di 263 kg dichiarati che sono tanti Questo è e questo è un un punto tema dove la moto economica, tra virgolette, paga cinesi, pegno. paga pegno, perché Sì, comunque ragazzi fare anche il telaio banalmente in acciaio, adesso faccio un po' l'ingegnerino, sì, no? Anche il telaio in acciaio, non è che gli acciai sono tutti uguali. certo, Acciai più pregiati, più costosi, ti consentono di fare pareti del telaio più sottili, quindi telai più leggeri. esatto. Se l'acciaio è di minor qualità, ovviamente per avere la rigidezza strutturale per far sì che la moto si possa guidare. Comunque, poi io ho provato la Benelli della 702, non ho provato la QG, ma immagino che insomma da guidare sia più o meno lì. Si guida bene la moto alla fine, Sì, per avere quella rigidezza strutturale che è necessaria per avere la bella guida della moto, devi aumentare gli spessori, di conseguenza aumenti il peso. Siamo a un peso da GS 1003. esatto. Ecco, E tra quindi l'altro la scelta di avere stelle così basse sicuramente facilita le manovre, facilita diciamo, l'accesso alla moto in generale a chiunque, anche i più bassi. Però siccome le pedane sono invece abbastanza alte su tutte le moto, lo spazio a disposizione sì, proprio in altezza diventa sempre di meno, cioè mentre su 800 si riesce a stare abbastanza comodi, quasi larghi nel senso positivo del termine, invece su 700
già si soprattutto su soffre, e 650. su 650 veramente è molto costrittiva perché Quello che viene chiamato si dai sente- tecnici, adesso ingegnere, delta Z, tra Esatto. pedana Il e delta Z il limita. delta Z è molto limitato, quindi diciamo ovviamente ti vengono incontro ma comunque questa come dire, è un problema di tutti, cioè se Certo. vuoi fare la sella bassa e la moto alta che non tocca per terra con le pedane, da qualche parte i centimetri li devi andare a beccare. Dobbiamo ancora conoscere meglio queste moto, che peraltro hanno anche delle situazioni abbastanza curiose a livello di dotazione, nel senso che SRT 700 e SVT 650 hanno la forcella regolabile, l'800 che con la miraglia no. No. Quindi, mentre invece l'ammortizzatore posteriore è regolabile, il mono, in precarico su tutte e tre. La strumentazione dell'800 è nuova ed è un pannello TFT a colori da 7 pollici di diagonale, quindi bello grande, con la possibilità di fare il mirroring del telefono, per cui è una dotazione interessante. La leggibilità in condizioni di luce diretta come quella in cui l'abbiamo provata non è eccezionale, quindi forse servirebbe un pannello un po' più luminoso, però ad esempio c'è di serie il sensore di pressione pneumatici che ha una dotazione interessante anche per la sicurezza, sì, funziona. ci sta. Dall'altra parte hai la grafica della strumentazione che sembra veramente un videogioco, quindi... Questo un po' abbiamo trovato in varie moto, non CF però anche Vogue, alcune grafiche un po' semplicine, diciamo, un po' videogame, un po' Esatto, Nintendo, ecco, io chiamo un po' esatto. la grafica Nintendo. E vabbè, può anche piacere. Comunque, adesso ho detto, tu le hai provate tutte e tre, mi dici, devo prenderne una Io delle sceglierei la tre? 650 perché è il motore più interessante come erogazione. Poi bicilindrico V, Sì, bicilindrico V è pregiato, sempre qualcosa Eh. di particolare, secondo me può piacere di più, si differenzia dall'offerta di tanti altri, ha più ragion d'essere rispetto quantomeno alla 700. L'800, diciamo, in quanto appunto potenziale ammiraglio della gamma, con una dotazione un po' più ricca, potrebbe essere la scelta di chi diciamo, vuole una moto da grande, quindi anche con 92 cavalli, per cui una potenza già interessante, con delle dimensioni più adeguate rispetto a quelle delle due Più piccole, europea la vogliamo più chiamare? europea sicuramente. Nella guida sono tutte e tre moto facili, comunque con un avantreno solido. Non sono delle moto con cui diciamo, ci si approccia in modo troppo sportivo. Il fatto che abbiano sospensioni poco regolabili, o nel caso dell'800 davanti non Morbide regolabile. tendenzialmente? Allora, abbiamo guidato in condizioni di asfalto veramente critiche, cioè Ok. veramente un asfalto rovinato. Poi adesso le Io ho piogge trovato un po' di disarmonia tra avantreno e retrotreno, quindi ci vorrebbe qualche chilometro in più per capire. Ok. Non tanto morbide, secondo me, soprattutto davanti. Dietro, diciamo che hanno dovuto subire dei dislivelli dell'asfalto, buche, strada sporca, un po' di tutto. Diciamo che le piogge di questi Sì, tempi le piogge di non questi tempi aiutano non la hanno zona aiutato. Piacentino, Oltrepo, insomma, frana tutto lì. In generale penso che al di là di questa veloce anteprima, che poi approfondiremo provando le moto in modo più lungo e approfondito, dobbiamo capire tutti nei prossimi 3 mesi Eh, se questo sbarco raggiungerà gli obiettivi che sono posti, che sono appunto ambiziosi: 5.000 moto, 100 concessionarie. Resta, a mio parere, comunque la difficoltà di far conoscere un marchio nuovo, cinese, che poi ha anche un suono abbastanza orientale, se vuoi, e quindi Ma è una bella sfida. potremmo anche chiederlo a voi, no? Nel senso che, allora, di QJ e degli altri cinesi avevamo parlato insieme a Marco in un editoriale che avevamo fatto a fine dell'EICMA, no? Le diverse filosofie sono abbastanza evidenti. Cito due esempi, forse secondo me agli antipodi, no? Quindi QJ arriva in massa, tanti modelli, gamma estesissima, ehm, e vuole fare il colpo grosso portando quantità. Dall'altra parte, per esempio, cito Morini, un modello Xscape, un altro modello 6,5, cioè molto più ragionato. Qual è secondo voi la filosofia migliore? Fare come fare Morini o fare come fa QJ che arriva con un'offensiva così importante? Diciamo che di buono c'è che questi marchi mettono in moto la gente. Sì. Ecco, questa cosa qua E secondo me è costringono anche altre aziende a porsi un costringono. problema di accesso come prezzo a moto che comunque hanno una loro dignità tecnica Assolutamente. e di guida, sicuramente. Perché appunto ripetiamo, componentistica è buona e così via. Poi sono magari un po' acerbe, sono i giapponesi degli anni 60, sicuramente sì, però la tecnologia, ragazzi, si compra il design, Esatto. io non lo trovo sbagliato dei QJ, anzi a me non No, no, dispiacciono. soprattutto la Qualche 650. modello forse un po' troppo ispirato, non questa No, enduro, queste però no. altri modelli che hanno portato stradali, insomma, forse un filo troppo ispirati a qualcosa che c'è di europeo, però va bene. E,
e quindi costringono sì a farsi delle domande. C'è chi ha già mollato questo segmento, gliel'ha lasciato proprio in mano, e chi invece, come Honda per esempio, vuole far vedere che no, noi siamo Honda. Anche Kawasaki ha proposto le Ninja 500 a prezzi super competitivi, 5.990 euro, dice, cioè, a meno devi andare solo su una moto cinese, però noi siamo Kawasaki. Questo era quello che diceva Kawasaki alla presentazione stampa delle 500, dice noi siamo Kawasaki. Cioè, adesso c'è una lotta in questo segmento qua, quindi chi approccia in un modo stile QJ, chi approccia in un modo opposto, quindi ragionato, un modello ogni tanto, ma quando esce un pochino più lezioso, se vogliamo dire. Qual è secondo voi la scelta giusta? Dai, diciamo, perché sì, QJ? Perché sono moto che costano poco, hanno una buona componentistica, si guidano mediamente bene. Sì, diciamo che nella guida si difendono, ecco, non sono memorabili, però sicuramente si difendono. Ritrovo un po' nelle tue parole quello che abbiamo detto anche da Benelli, cioè se vuoi andarti a fare la passeggiata, non hai pretese, no, nessun problema. Esatto. Se vuoi spingere, sei un po' più sportivo, allora lì magari qualche limite emerge e magari qualche altra competitor ha un pezzettino in più. Il perché no? Ma a mio avviso, il fatto che sono un po' acerbe, che ci sono delle incongruenze, per esempio sulla posizione di guida, diciamo che sarebbe bastato fare un po' più di comparazioni per capire che alcune, o almeno una delle tre, è sicuramente troppo sacrificate. Paradossalmente è la più interessante come motore, come linea, che è la 650. Quindi su quello magari, anche per esempio nel caso della prova specifica, i freni che non erano rodati banalmente, non sappiamo se poi la corsa della le moto sono leva del freno posteriore dell'800 sarà così lunga su tutti gli esemplari o no. Però sono piccole cose che così nel primo approccio si sono meriterebbe, viste. diciamo, forse un minimo di raggio in più. Infatti torneremo, perché abbiamo fatto questo talk, appunto perché fare una prova con una moto con 0 km, dischi da rodare, con poca, non sarebbe nemmeno giusto nei confronti di QJ vergare dei giudizi su una moto che magari va con un rodaggio, si sistemano un sacco di cose. I cambi, io mi ricordo ai vecchi tempi, cambi Triumph, se non facevi 1500 km il cambio era sempre brutto. Adesso i cambi vanno bene, quindi cioè, ci sono delle cose che meritano un piccolo rodaggio, per cui ci aspettiamo di tornarci con una moto magari con un pochino più di chilometri. Poi magari fa ridere, perché dietro il nostro operatore, no? Noi parliamo e lui annuisce con annuisce, ma non sa cosa stiamo dicendo. Ma non sa cosa sta dicendo, però lui annuisce. Bravo Matteo, così. Un'altra cosa che secondo me, poi chiudiamo cioè, un'altra domanda a cui avremo risposta nei prossimi 3 mesi sarà cosa succede con Benelli. Cioè questa guerra un po' interna a cosa porterà, se Benelli riuscirà a reagire, se la forza del brand Benelli sarà superiore rispetto all'offensiva di prodotto e di prezzo di QJ. Questa è una cosa interessante perché... Guarda, giriamo la domanda a voi, perché comunque molti di voi hanno detto guarda che però arriva la QJ, la 700 ha le sospensioni regolabili, ha le pinze Brembo, costa meno, ha le borse, quindi ovviamente la gente i conti li fa, si trova e non la puoi nemmeno, tra virgolette, scusate, prendere in giro, nel senso lo sanno che è la stessa moto, per cui se da una parte c'è un brand che forse non ha il brand, però mi dà le borse, e poi io quando la forcella regolabile piuttosto che le pinze Brembo ha la stessa cifra, a me non interessa avere più... Io guarda, ne ho uno in casa, cioè mio fratello per esempio, che ma lui non gli interessa, cioè lui basta avere una moto, non è che ha bisogno di avere la moto di marca o di una certa marca, quindi è un pragmatico, ecco, diciamo i pragmatici, ecco, diventano sono accontentati da un brand come questo, o come sono stati altri che sono arrivati in Cina. Io direi che se avete bisogno di approfondire, qua sotto nei commenti Edoardo è pronto a rispondere, visto che ha fatto questi brevi test con queste tre moto, quindi avete delle domande specifiche a cui magari cerchiamo di rispondere, Edoardo è pronto a rispondere. Il video lo chiudiamo qui, su QJ ci torniamo di sicuro, magari sull'800 che è una delle moto che secondo me si posiziona in un'area di interesse con dei competitor molto cattivi, in quel senso lì, e noi ci vediamo al prossimo video, ricordatevi, iscrivetevi al canale perché stiamo correndo tanto ma vogliamo correre ancora di più. Qua sotto nei commenti vi rispondiamo. Al prossimo video, ciao!